Buongiorno a tutti, sono Isa Mazzocchi del ristorante La Palta a Bilegno di Borgonovo, Valtidone, in provincia di Piacenza. Oggi siamo qui e parleremo di pasta. Quest'anno all'interno del ristorante La Palta abbiamo studiato e messo a punto questo menù dedicato completamente alla pasta. All'interno abbiamo paste fritte, paste fresche, paste ripiene e un piatto dedicato alla pasta secca, il pastissa di maccheroni alla piacentina. I pasticci di carne, i grandi timballi sicuramente arrivano dal Rinascimento. La ricetta da cui io parto è la ricetta del pasticcio alla piacentina della contessa Arcelli Fontana. Il pasticcio della ricetta della contessa prevedeva il piccione. In questo momento noi andiamo a servire questo pasticcio con uno stracotto di capriolo. Ma voi potete utilizzare la carne selvatica che preferite oppure contaminare questa preparazione con altre tradizioni regionali. Potrebbe essere fatto con il pesce, potrebbe essere fatto con le verdure, no? In modo proprio rendendolo vegetariano addirittura. Questa ricetta di fine 800 circa venne regalata a mia madre dalla contessa Angiolina. Nei ricettari della cucina piacentina, quindi le 400 ricette della cucina piacentina dell'Artocchini, nell'Artusi stesso, no? Troviamo dei cenni che parlano di pasticci. Questa preparazione è sicuramente una preparazione di origine nobile, perché ha un grande lavoro, ha una preparazione ricca, è un piatto unico. Addirittura nella ricetta della contessa si dice che a fine del pastissa bisogna servire una tazza di brodo caldo proprio per andare a sistemare, no? Questo piatto così importante, opulento, complesso di gusti e di preparazioni. Preparando questo pastissa mi immergo completamente nella ricetta, penso, ho i ricordi anche delle gesta di mia madre. È un piatto intelligente perché è stato creato in un momento dove non c'erano gli strumenti attuali per conservare il cibo. Riusciamo a mantenere questo piatto fino a 3 settimane senza aver nessun tipo di variazione. All'interno della camera, una volta cotto, si forma una specie di sottovuoto che permette a tutti gli elementi interni di conservarsi nel tempo. Dopo avervi raccontato la storia, finalmente andiamo in cucina a preparare questo meraviglioso pastis. Lo stracotto di capriolo. Mettiamo all'interno della pentola dell'olio extravergine di oliva, uniamo il burro, la cipolla intera perché vogliamo mantenere un po' di profumo ma senza avere la pesantezza della cipolla. Le nostre parti di capriolo. Va benissimo anche con l'osso che poi dopo andrà tolto prima della preparazione del condimento della pasta. Aggiungiamo qualche foglia d'alloro sopra. Lasciamo rosolare bene da ambo i lati. Per lo stracotto di capriolo utilizzeremo le parti meno nobili dell'animale, le spalle e gli stinchi. È straordinario il profumo che arriva su. La carne è ben rosolata, a questo punto andiamo ad aggiungere i profumi. Noce moscata, mettiamo un po' di cipresso che mi dà la parte balsamica, una parte lo trito e poi lascio dentro in cottura anche la pigna. E poi aggiungiamo del ginepro schiacciato. Direi che il colore è perfetto, dorato, con le sue belle chiazze di grasso. Una volta che lo stracotto ha preso il bollore, abbassiamo la fiamma al minimo e andiamo a coprire e lasciamo cuocere per almeno 4-5 ore.
passiamo alla frolla. Mettiamo sulla base la farina, uniamo il burro. Mi raccomando, il burro deve essere sempre ben freddo per avere come risultato una frolla ben friabile. Uniamo le uova intere, aggiungiamo i tuorli, zucchero semolato. La ricetta originale richiedeva solo lo zucchero semolato, però vogliamo una frolla più fine, quindi abbiamo 50% zucchero semolato e 50% zucchero a velo, perché risulta più facile la stesura della pasta per andare a riempire lo stampo. Uniamo l'olio, piano piano impastiamo, lasciamo immagazzinare bene tutti quanti gli ingredienti, aggiungiamo un po' di pepe macinato. Visto che all'interno non vado a mettere quelle che possono essere le varie profumazioni classiche della frolla, quindi questa parte di pepe mi aiuta moltissimo con la carne di selvaggina. L'equilibrio tra dolce e salato è perfetto, nel senso che la parte dolce è minima, la parte salata domina molto di più sull'assaggio. Vado ad aggiungere il lievito in polvere, do l'ultima mescolata. Lasciamo riposare la pasta per 30 minuti per far sì che tutti quanti gli ingredienti si vadano ad amalgamare bene tra di loro. La copriamo con un piatto e la lasciamo riposare. Userò queste lumache rigate perché questo formato mi piace molto, mi va a raccogliere perfettamente il sugo ed è molto funzionale per il risultato del sapore del piatto. Per la cottura della pasta vengono consigliati 10 minuti, noi andremo a scolarla ad 8, quindi tenete in considerazione il fatto, qualsiasi altro tipo di formato di pasta vogliate usare, dovrete sempre toglierla quei 3 minuti, 2-3 minuti prima della cottura finale. La cottura inferiore è data dal fatto che noi poi questa lumaca andremo a metterla all'interno del timballo e quindi finirà la sua cottura. È importante fermare la cottura con il ghiaccio. Andiamo a girare per far sì che il ghiaccio faccia il suo lavoro, quindi che mi vada a raffreddare la pasta. La pasta è rimasta perfettamente della sua forma. Separiamo i succhi e li teniamo qui in una pentola a parte, come li abbiamo filtrati, che porteremo in riduzione per avere la salsa da condire il pastis, e a parte abbiamo tutta la parte della polpa di capriolo. Le sfilacciamo nel senso che comunque andiamo a rompere tutte le fibre per far sì di avere dei bocconcini che possano essere consoni alla pasta che abbiamo preparato. Per prima cosa aggiungiamo un po' di succo di capriolo che non è ancora stato ridotto. Sbricioliamo gli amaretti. Vi do una nota sull'amaretto. L'amaretto è un pasticcino italiano. La particolarità è che comunque viene preparato con mandorle dolci e mandorle amare. Quindi c'è questa nota dolce amara che va proprio a richiamare la preparazione del pastis. Mettiamo un po' di sale speziato che preparo con dei profumi di polveri di varie erbe aromatiche che sono state pestate con dei vari tipi di pepe. Uniamo un po' di grana padano, mescoliamo
Aggiungiamo le uova. Finiamo la preparazione del condimento della pasta con un po' di burro nocciola. È un burro che comunque viene colorato dalla cottura del siero in eccesso. Andiamo a tirare la pasta dopo che sono passati 30 minuti e lei ha riposato. Tagliamo una parte che servirà per il coperchio. Schiacciamo bene, mettiamo una parte di farina e andiamo a tirare. Lo spessore della pasta dipende dalla grandezza dello stampo che vogliamo fare. Quando abbiamo tirato la pasta andiamo a mettere qualche fiocco di sale. Stacchiamo dal tagliere e prendiamo il nostro stampo che abbiamo precedentemente imburrato. Qui abbiamo una serie di stampi, una parte sono proprio della nostra famiglia, come potete vedere, consumati dal tempo. Lo spessore è uno spessore di 5 mm circa. Con cura facciamo aderire la pasta in modo tale che vada a ricoprire bene tutte le forme dello stampo, ma soprattutto lo spessore della pasta che deve essere uniforme su tutti i lati. Il primo pastis che io ho mangiato era della contessa, ma era stata invitata a pranzo solo mia madre. Era stata invitata a pranzo dalla contessa e ce ne portò a casa una fetta. E quindi mi ricordo proprio lo stupore, ma devo dire, resti un po' senza parole, no? Ma poi sono quelle cose che poi ne assaggi un altro pochino e poi ne assaggi e poi non riesci a smettere. Vado a preparare il tappo che andrà a chiudere il pastis. Naturalmente, come consiglio, vi suggerisco di tenere la frolla in frigorifero e di andare a lavorarla quando è ben fredda. Portiamo proprio a livellare perfettamente la pasta senza andare a schiacciare troppo, proprio perché nella cottura lei andrà un po' a gonfiare per via dell'uovo che è all'interno, per via del fatto che comunque abbiamo scolato la pasta un pochettino al dente. Quindi andiamo a chiudere con il coperchio. Facciamo fuoriuscire l'aria in eccesso. Nel frattempo abbiamo azionato il forno che deve essere a 160 gradi con la valvola aperta. Quindi andiamo a creare dei piccoli fori per far uscire il vapore che si va a creare all'interno. Bene, andiamo ad infornare. Mentre il pastis cuoce, volevo parlarvi del libro Pasta, dove ci sono anch'io con la mia ricetta dei pisaree fagieux alla piacentina. Insieme a tanti amici chef raccontiamo la pasta contemporanea in Italia. È trascorso il tempo di cottura del pastis, voilà, perfetto per doratura e cottura. Il mio lavoro è finito. Il pastis lo consegno nelle mani di Monica, che con l'aiuto dei ragazzi di sala andranno a finire il lavoro
Le pentoline nelle quali serviamo le due salse sono le pentole di Georges Cogny, il mio maestro. E alla fine mia sorella Monica consegna un bugiardino dove è raccontata la storia di questo piatto. Il rora con fondo ridotto, burro nocciola. Se siete arrivati fino a qui vuol dire che la ricetta vi ha incuriosito e quindi io mi auguro che vi abbia emozionato come mi emoziona a me tutte le volte che la preparo. Io mi auguro che voi proviate a ripetere questo pastis a casa vostra. Mettete sempre tanta cura quando lo preparate e andate a scovare nelle soffitte o nelle case delle nonne questi vecchi stampi che sono meravigliosi sia da utilizzare che anche da portare in tavola. A questo punto tocca a voi e fatemi sapere come va. Un caro saluto a tutti gli amici di Italia Squisita e alla prossima!